e mentre questa campana suona nel sottofondo, oggi vi voglio parlare di una cosa che mi ha proprio appassionata. Si tratta di una serie TV americana che si chiama Over the Garden Wall, magari con meno L. Which is, adesso attacco a parlare in inglese, perfetto. Che sarebbe un cartone animato, in realtà, un cartone animato con mini episodi di 10 minuti, però un cartone animato che non è esattamente per bambini, o meglio, è uno di quei cartoni animati che piacciono a me, che possono essere visti sia da adulti che dai bambini, e ognuno riesce ad apprezzarli a modo suo. Non avevo trovato qualcosa di così interessante dai tempi in cui ero alta più o meno così, e ero appassionata, chiaramente come tutti i bambini della mia età, avevo questa passione per la storia infinita che in realtà non ho mai capito nella sua totalità finché non mi sono letta il libro. Prima di tutto è molto diverso, ma oggi non vogliamo fare una recensione della storia infinita, se no mi perdo, vi faccio quella. Vogliamo fare una recensione di Over the Garden Wall, è dello stesso autore di Adventure Time e racconta la storia di due fratelli sostanzialmente molto diversi tra loro. Greg è un marmocchietto adorabile che è pieno di voglia di vivere, di entusiasmo, di caramelle. Che al contrario del fratello, che invece essendo più grande sente questo peso esistenziale della vita, dell'amore, di tutto. Ho letto qualche recensione perché non ero del tutto sicura di averla capita. Questo è uno dei problemi della serie, cioè nel guardarla è talmente vasta, talmente piena di archetipi, termine figo, di simbolismo, che alla fine ognuno può capirci quello che vuole, può non capirci niente, quindi può dire ma che schifo, può trovarci un mondo, e questo mondo può non essere quello che l'autore in realtà voleva mettere nella storia. L'ambientazione è onirica, cioè proprio l'immagine di ambientazione onirica, quando qualcuno vi dice onirico vi dovrebbe venire fuori in mente questa serie, perché è questo. Avete presente quando mangiate troppa peperonata, dopo andate a letto e fate quei sogni assurdi, un po' inquietanti? Ecco, questa è Over the Garden Wall. E dai, è questo inglese. Un paesaggio da incubo dove avete sempre la sensazione che ci sia qualcuno che vi sta col fiato sul collo, che è pronto lì per saltarvi addosso, e questo qualcuno è la bestia, il nemico della serie. Led through the mist by the milk light of moon, all that was lost is revealed. Our long bygone burdens, mere echoes of the spring, but where have we come and where shall we end? Adesso non vorrei spoilerare troppo, facciamo così, andate a vedervi la serie, no? Vi ho detto che è bella, per cui andate a vedervela, poi tornate qua quando avete finito e adesso inizio a spoilerare. Come leggevo, o meglio ascoltavo una recensione su YouTube, una recensione veramente interessante, diceva che questa bestia effettivamente, cosa che non avevo notato, è una rappresentazione del male assoluto, e in quanto male assoluto però non ha alcuna interazione fisica con i protagonisti, cioè il modo in cui agisce, il modo in cui li aggredisce è sempre attraverso qualcun altro, è sempre attraverso un'altra figura, come ad esempio il taglialegna, il cui compito è produrre l'olio per questa lampada, all'interno del quale la bestia gli ha detto che si trova sua figlia, ma sua figlia non c'è, è l'anima della bestia all'interno. Però la bestia non attacca i due bambini, questa cosa è interessante. E nel primo episodio non conta perché quella non era la bestia, era il cane di Beatrice, il cane di Beatrice. E a proposito di Beatrice, c'è qualcuno che me la paragona alla Divina Commedia. Adesso capisco da dove viene questa cosa, nel senso che c'è Beatrice e effettivamente anche gli altri parallelismi che hanno fatto sì, ci possono stare, però dire che è una riedizione moderna della Divina Commedia mi sembra un po' una forzatura. Che ci sia qualcosa che è ispirata, senza dubbio,
e che sia la versione moderna della Divina Commedia, probabilmente l'autore non se l'era letta bene o non aveva avuto una professoressa come me che me l'ha fatta imparare quasi a memoria praticamente. È molto superficiale, diciamo, come interpretazione, magari se qualcuno interessa potrei fare una cosa più approfondita, ma dalla mia conoscenza è molto superficiale sostenere che sia una riedizione della Divina Commedia. Invece potrebbe essere una riedizione della Storia Infinita, appunto perché cos'è la Storia Infinita? È una storia sulle storie, una storia sulla fantasia, questa è una storia sull'immaginazione, sul sogno, quindi essendo entrambe storie sullo stesso argomento, alla fine i temi che affrontano sono quantomeno simili. La grafica è molto interessante, nel senso che ha un 2D classico, c'è qualche reminiscenza grafica che non so perché, sì, un po' da Adventure Time, il collegamento è chiaro, e ha un po' di Tim Burton e un po' di Miyazaki, diciamo che è sostanzialmente un Miyazaki incontra Tim Burton che incontra la Storia Infinita che incontra Adventure Time, tutto insieme, no? È una cosa molto bella, sono anche le canzoni originali, non sono una musicista, però hanno un loro perché. Agli adulti di solito non piacciono, ma secondo me hanno un loro perché. Sto tirando giù la mia pianta, ho deciso che ammazzo passando per il giardino, tiro giù. Un'altra cosa interessante è questo andamento circolare, che non si capisce che la storia è sostanzialmente una storia sull'immaginazione finché si arriva all'ultimo episodio, in cui viene fuori che tutte le stranezze che abbiamo visto fino a questo momento hanno un perché, come quando ti svegli la mattina, sempre dopo quella famosa peperonata, dici: ah, porco cane, ecco perché ho sognato questo, perché ieri avevo fatto questo, quest'altro, e nel momento in cui ti svegli, dopo ci arrivi a fare questi collegamenti del perché l'avevi visto e del dove l'avevi visto. E stessa cosa con Adventure Time. Buonanotte! E stessa cosa con Over the Garden Wall, praticamente alla fine si arriva a capire da dove vengono tutte le stranezze e le curiosità, che poi in realtà curiosità non sono cose perfettamente normali, e quello è il bello, no? Quella cosa che sembra strana è anche un bel messaggio alla fine, quello che ti sembra strano, e magari anche quando conosci una persona, no? Ha qualcosa che non ti convince del tutto, ti sembra una persona strana, però dopo nel momento in cui capisci perché fa queste cose, dici: porco cane, ti amo, sono io, vieni, siamo tutti grandi amici. E la stessa cosa con questi protagonisti che all'inizio ti sembrano proprio bizzarri, dici: ma che cavolo si è bevuto l'autore? Poi arrivando alla fine dici: effettivamente quello sono io. If dreams can't come true, then why not pretend? Come dicevo nella Storia Infinita, ogni volta che una persona legge il libro, ogni volta che viene rivista questa serie, ogni volta che l'affronti con esperienze tue diverse alla base, quindi ogni volta che hai qualcosa di diverso che puoi scoprire, ne tiri fuori anche qualcosa di diverso, riesci a leggerci qualcosa di diverso. Non ricordo, ve l'ho sentito, comunque i libri ci danno quello che già abbiamo dentro, ci aiutano sostanzialmente solo a tirarlo fuori, e la stessa cosa credo che fa questa serie, che tra l'altro non avete scuse per non vedere, visto che ogni episodio dura 10 minuti e sono 10 in totale, alla fine in un paio d'ore ve la cavate. Quindi signori, fatemi sapere se questa serie vi interessa, se vi è piaciuta la mia recensione, se pensavate qualcos'altro, se avete altre idee a proposito, perché credo che sia effettivamente una serie così piena di significati, così piena di cose che ci si possono trovare all'interno, che alla fine ognuno di noi ha un'interpretazione diversa e un modo diverso di vederla, e mi piacerebbe riuscire a sentire anche quello che ci vedono gli altri per confrontarla con quello che ci vedo io e magari scoprire qualcos'altro che mi era fuggito. Ci sentiamo la prossima settimana con un altro video, spero questo vi sia piaciuto, e commentate, likeate, iscrivetevi.